basta, pago troppo di luce, adesso monto fotovoltaico e mi stacco dalla rete. Ma chi te lo fa fa? Ciao a tutti, bentornati su andreapiccinelli.net. In tempo di crisi energetica torna di moda un'idea che ho sentito varie volte nei miei 12 anni di esperienza, e cioè quella di installare un impianto fotovoltaico o un qualsiasi altro impianto di generazione e chiudere il contatore della luce staccandosi completamente dalla rete elettrica nazionale. Per quanto possa essere un desiderio comprensibile quando si vedono arrivare bollette da 2, 3, 400 euro, per come la vedo io è un ragionamento un po' utopistico e a dirla tutta poco sensato in confronto alle alternative che la tecnologia ci offre oggi. L'idea di base è comprensibile: voglio consumare la mia energia, solo quella che produco io, non voglio comprare nemmeno un kilowattora dalla rete, e quindi per essere certo al 100% di realizzare questi due obiettivi mi stacco totalmente dalla rete. Ok, fin qui fila, ma la sensatezza del ragionamento da qui in poi si schianta contro dei disagi tutt'altro che trascurabili al lato pratico e contro una strada alternativa molto più percorribile e sicuramente meno rischiosa. Facciamo qualche obiezione. Va bene, ti fai il tuo impianto fotovoltaico già predisposto per essere off grid, e se lo prendiamo con l'inverter grid connected già partiamo malissimo. Insomma, prendiamo il nostro impianto con l'inverter off grid, ci stacchiamo dalla rete, però se c'è un guasto al fotovoltaico, per esempio si rompe l'inverter, che fai? Resti al buio. Vabbè, per evitare problemi di scarsa produzione o di un blocco temporaneo dell'impianto fotovoltaico, monto una capacità mostruosa di batterie. Ok, e se si guasta l'inverter delle batterie? No, aspetta un secondo, non si guasta l'inverter dell'accumulo perché faccio tutto l'impianto in continua. Ah beh, comodo, sicuro e soprattutto poco costoso trovare gli elettrodomestici che funzionano in continua. In ogni caso, se hai un guasto al sistema di produzione, dopo un po' le batterie arriveranno a scaricarsi. Oppure queste batterie avranno un regolatore di carica se c'è un guasto a quello? Ah, chiaro. Spiegatemi perché. A parte che il costo di un impianto del genere probabilmente pagherebbe le bollette di 2, 3, 4, 5, 6 anni, ma vabbè. Ma poi perché complicarsi la vita in questo modo? Con un impianto connesso alla rete si possono raggiungere quasi gli stessi risultati con disagi zero. Facendo bene i conti e sovradimensionando bene il vostro impianto fotovoltaico e l'accumulo, si può raggiungere l'obiettivo di prelevare 0 kWh dalla rete. Va bene, continui a pagare la bolletta, continui a pagare il costo fisso di fornitura, perché se prelevi zero paghi solo quello, ma intanto li puoi recuperare tranquillamente da quello che ti viene pagata l'energia che immetti in rete, che invece se fossi off grid andrebbe persa, dissipata, e soprattutto non rischi in ogni istante per qualsiasi problema di rimanere al buio. E basta. Insomma, volendo per forza perseguire questo obiettivo di non prelevare nulla dalla rete in condizioni normali, che è già, lasciatemelo dire, una forzatura, un impianto grid connected ben progettato può raggiungere lo scopo senza lasciarci inermi in caso di problematiche. Gli impianti off grid lasciamoli alle baite disperse sul cucuzzo della montagna dove la rete elettrica non è ancora arrivata. Nonostante le speculazioni, la rete elettrica nazionale è una conquista tecnologica che, come tutte le tecnologie, va usata correttamente per essere un beneficio. Se poi invece vi piace complicarvi la vita o siete dei romanticoni d'altri tempi a cui piace vivere a lume di candela, a voi la scelta.
Il video di oggi finisce qui, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciarmi un like e di condividerlo con i vostri amici. Se non siete ancora iscritti al canale e volete farlo, potete cliccare sul tasto iscriviti e sulla campanella per restare aggiornati sull'uscita di nuovi video. Vi ricordo che oltre ad iscrivervi potete sostenere il canale abbonandovi con uno dei pacchetti che ho studiato per voi. In particolare vi segnalo il nuovo abbonamento Produttore Consapevole, che vi dà, oltre a vantaggi social su YouTube, anche la possibilità di usufruire del servizio di monitoraggio mensile che ho creato grazie alla collaborazione con Sun Report. Per contattarmi trovate in descrizione il modulo di contatto per informazioni, consulenze, domande generiche eccetera, il modulo per l'iscrizione all'archivio installatori di qualità e il modulo per l'iscrizione ai corsi sulle pratiche di connessione per impianti fotovoltaici sia in iter semplificato che in iter ordinario, che sono già attivi. Sempre in descrizione trovate tutti i miei recapiti, i canali social, Facebook, LinkedIn, Instagram, il mio sito, il link a Patreon se volete sostenere il canale e infine qualche curiosità sul canale, come per esempio tutta l'attrezzatura che utilizzo per realizzare questi video. Io come al solito vi ringrazio per aver guardato questo video fino alla fine e vi do appuntamento al prossimo viaggio nel mondo del fotovoltaico.